Ciao a tutti amici di WeDrive e bentornati sul nostro canale, benvenuti in questo nostro nuovo episodio dedicato alla serie Matching Numbers, perché oggi andremo insieme a vedere un'auto molto particolare, sempre ovviamente un'auto italiana, un Alfa Romeo, come appunto stiamo facendo in questi ultimi episodi. Vi ricordo infatti che stiamo seguendo in ordine alfabetico e quindi anche poi per ogni casa produttrice cronologico, dal modello un po' più anziano o più particolare ai quelli più freschi, ai modelli Young Timer, i modelli più iconici e particolari prodotti da ogni casa. Oggi dedichiamo il nostro spazio e il nostro tempo a una piacevole chiacchierata sull'Alfa Romeo Giulia, la prima, l'MK1, quella degli anni 60 e 70. L'Alfa Romeo Giulia, conosciuta anche più comunemente come la Tipo 105, il suo progetto, era di derivazione e produzione Alfa Romeo in toto e fu appunto prodotta e assemblata dal 1962 al 1977 e numerosissime furono le varianti di carrozzeria che ne videro il modello prendere forma, principalmente berline, coupé, cabriolet e spider. Mi piace ricordare insieme a voi che in soli 15 anni questo modello molto iconico e straconosciuto soprattutto sul popolo italiano vendette, pensate, ben oltre 1 milione di esemplari, di cui questi, mi piace anche ricordare, che oltre 500.000 furono destinati alla produzione della berlina a 3 volumi. Il motore era quello a 4 cilindri di scuola aeronautica, sviluppato quindi con la classica distribuzione bialbera e costruito interamente in alluminio. Le prime declinazioni a livello motoristico come cilindrata rispettarono i 1290 e 1570 cm3, per quanto però entrambe risultavano essere molto sportive alla guida e nelle prestazioni. Dal punto di vista meccanico, le sospensioni rappresentavano uno schema sportivo a quadrilateri sovrapposti, mentre la più classica e conservatrice soluzione era utilizzata per il retroteno, a ponte rigido, più efficace per avere attacchi su molle e ammortizzatori ai semiassi. La trasmissione per i modelli era quella manuale a 5 rapporti, mentre i freni erano a tamburo, quelli anteriori a 3 ganasce per poter ottenere maggior qualità e quindi minor spazi di frenata. Nel 70 furono introdotte differenti modifiche meccaniche e le più sostanziali erano incentrate principalmente sull'inserimento del freno a mano, la cui leva venne poi spostata sotto la plancia, di fianco al piantone dello sterzo. Dal punto di vista estetico, grazie alla coda tronca, alle incavature laterali alla base della linea di cintura e grazie anche all'uso durante la sua progettazione nella galleria del vento di particolari accorgimenti, la sua prenotazione di coefficiente aerodinamico CX era veramente particolarmente bassa, pensate, ben solo 0,34. Il risultato di tutta questa tecnologia e implementazioni e studi sul modello portò, pensate, nel 1965 la rivista a 4 ruote a paragonarla e confrontarla con altre 12 concorrenti di pari classe. Pensate, lei risultò esserne non solo la più veloce, ma anche la più prestante, in quanto raggiungeva una punta di 175 km/h, cosa che tutti gli altri modelli purtroppo non riuscirono a fare, in quanto rimasero tra i 132 e i 165 km/h, valori quindi molto più bassi rispetto a quella del Biscione. L'MK1, la prima serie, fu quella prodotta tra il 62 e il 72. Essa disponeva di una cilindrata di 1570 cm3 e aveva ovviamente un'alimentazione a carburatore doppio. Il motore, abbinato a un cambio manuale a 5 rapporti, sprigionava una potenza pari a 92 cavalli, all'epoca dato di vanto in quanto aveva prestazioni ad alta sportività. La plancia incorporava una strumentazione ad andamento orizzontale con tachimetro a nastro e un piccolo contagiri circolare poi sulla sinistra. Successivamente nel 63 fu introdotta la versione Giulia TI Super. Esternamente la TI Super si riconosceva per la sostituzione dei fari di profondità comprese da aree circolari e per i quadrifogli adesivi sulle fiancate che per la prima volta apparirono su un Alfa Romeo di serie. Dopo averli utilizzati sulla TI Super, nel 64 Alfa decise di adottare 4 freni a disco anche nella versione 1006 Ti. Nel 65 la 1006 Ti viene affiancata alla Giulia Super, conosciuta anche come Bollo Oro. Quest'ultima fu la più riuscita, apprezzata e ricercata dai collezionisti, infatti dotava di finiture molto più curate, che ne sottolineavano la particolarità del modello stesso. Nello stesso anno Pininfarina utilizzò la base meccanica della 1006 per costruire una propria versione coupé con carrozzeria aerodinamica che poi fu presentata al Salone dell'Automobile di Torino.
Il 1967 vide l'uscita dei listini della 1600T a favore della 1600S. Principale differenza fra le due fu l'introduzione di una piccola variazione di potenza del motore, che fu portato a, pensate, ben 95 cavalli. Il 64 fu un anno particolare, in quanto vide il lancio e la presentazione della versione della Giulia con cilindrata 1300. Esso era un motore di 1290 cm3 dotato di un carburatore doppio che erogava ovviamente una potenza minore rispetto alla sorella più grande, di soli 78 cavalli. Il cambio era a 4 marce manuale. Solo due fari anteriori vedevano inglobare la mascherina del muso dell'auto e gli interni erano stati molto semplificati. È importante ricordare però che, nonostante le economie fatte sul modello, la 1300 risultava comunque essere una delle più veloci, con una punta dichiarata, per la cilindrata che aveva, di oltre 155 km/h e nella prova di 4 ruote anche qui riuscì a regalare nuovi valori, pensate, ben 160 km/h. Il 1966 vide anche la presentazione della 1300T, sempre con motore 1290 di cilindrata, con una potenza portata a 82 cavalli, grazie al superiore rapporto di compressione del motore stesso. Anche poi, nel 67, la 1300T ottenne il servofreno, una strumentazione ad andamento orizzontale che poi divenne circolare, e venne montato e introdotto un nuovo volante sportivo, questo però a 3 razze. Il 1970 fu l'anno della nascita della Giulia 1300 Super, che riprendeva ovviamente le fioriture dell'omonima versione 1600, raggiungendo prestazioni ancora più elevate, grazie al motore 1300 alimentato a 2 carburatori orizzontali da 89 cavalli. In questo caso la punta massima dichiarata da 4 ruote fu di 166,8 km/h. La seconda serie fu quella della Giulia Super, detta anche unificata. Il 72 infatti fu l'occasione per effettuarne un leggero restyling, dove la gamma venne semplificata e fu ridotta a soli 2 modelli. Le modifiche riguardarono principalmente la calandra, l'eliminazione delle cornici cromate e i cerchi ruota con borchie cromati e bulloni a vista. Il 74 fu l'anno più importante perché fu quello dedicato al restyling della nuova Super. A cambiare furono principalmente il frontale, i paraurti e la coda, oltre agli interni. Per quanto riguarda l'aspetto meccanico, esso rimaneva principalmente invariato. La gamma infatti si componeva del 1300 da 89 cavalli e del 1600 da 102. Diverse nel tempo furono poi le varianti di carrozzeria che videro come base di progetto e sviluppo questo modello. Negli anni 60 e 70 infatti furono diverse le scuderie e le carrozzerie che decisero di prenderla per poter poi sviluppare il proprio modello. Nelle versioni coupé, conosciute anche alcune di queste come varianti scalino, basti ricordare e nominare l'Alfa Romeo Giulia GT, la Giulia GTA, la Giulia GT 1300 Junior o altre versioni un po' più particolari, quali le Cabrio, le Spider o, perché no, anche le familiari, più comunemente conosciute come Giulia Promiscua o Giardinetta. Una parentesi più che dovuta e giusta da fare, trattando e parlando con voi di quest'Alfa Romeo, della Giulia, di tutte e due le versioni, è la loro presenza all'interno del corpo delle forze dell'ordine, sia la polizia che i carabinieri. Proprio queste due caratteristiche, la sua velocità e l'agilità su strada, furono ovviamente la base per poterla scegliere all'interno del corpo. Mi piace insieme a voi infatti ricordare anche una versione molto particolare di questa Giulia, la Giulia berlina specializzata, una versione semi-blindata assegnata ad alcuni comandi di polizia. Sulla base della Giulia, nelle colorazioni verde salvia, era poi dotata anche di parabrezza blindato, suddiviso in 3 parti. Altre caratteristiche furono anche la presenza delle catene metalliche antiforatura davanti alle ruote anteriori, l'assenza del lampeggiante sul tetto e la paratia antiproiettile alloggiata all'interno del cofano motore. Cos'altro aggiungere, ragazzi, se non che questo video è anche lui terminato? Io non posso far altro però che ringraziarvi, se nel caso in cui foste rimasti fino a qui a vederlo con me, ma soprattutto vi chiedo anche di potervi iscrivere al nostro canale nel caso in cui vi vada e vogliate poi nel tempo seguire tutti i nostri prossimi episodi, lasciarci un bel mi piace nel caso in cui questo video vi fosse piaciuto, ma soprattutto iscrivervi sulle nostre pagine social, Facebook, Instagram e seguire, perché no, anche i nostri articoli sul nostro sito www.guiderai.tv. Alla prossima!